Ciao a tutti cari amici del cancro, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa aiutare ognuno di noi nel proprio cammino di vita. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche emotive per i primi 15-20 giorni di marzo, a metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre sono letture generali fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se volete avere un messaggio più completo, potete ascoltare il vostro ascendente e il vostro segno lunare. In descrizione vi lascio il link di un video che spiega appunto come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche emotive per la prima parte di marzo 2022. Wow. Abbiamo l'appeso. Cari amici del cancro, l'appeso parla di quello che è un momento, diciamo così, di riflessione se vogliamo dirla tutta, nel senso che è un momento dove ci si prende il proprio spazio personale, ci si prende il tempo per fare delle riflessioni, si cerca un attimino di guardare le cose, la situazione piuttosto che la relazione da un altro punto di vista. L'appeso è anche una carta che parla di un'energia, diciamo, ferma, nel senso che c'è un qualche tipo di cosa che non si muove, un qualche tipo magari di relazione che non avanza, piuttosto che un qualche tipo di situazione all'interno di una relazione, okay, che in questo momento comunque sembra non progredire, sembra che non vada avanti. È vero che questo momento, ripeto, è un momento di fermo, però diciamo che vi dà anche la possibilità di iniziare a guardare le cose sotto un altro aspetto, okay? Allora, cominciamo con un 8 di pentacoli al contrario, poi abbiamo un 2 di pentacoli. Okay, allora l'8 di pentacoli abbiamo la, principessa di spade. L'8 di pentacoli potrebbe far riferimento per qualcuno proprio al lavoro di tipo fisico, nel senso al lavoro che si fa per mantenersi, ed è un po' come se in questo momento questa sorta di lavoro appunto non ci fosse, questa sorta di condizione anche per qualcuno lavorativa. Probabilmente c'è qualcuno che in questo momento non sta lavorando e potrebbe essere che questa situazione di fermo sia dovuto proprio a quello, no, al fatto che comunque non si è in quello che è una stabilità emotiva, una stabilità diciamo di flusso d'entrata, mi verrebbe da dire, okay? Si sta un attimino cercando di migliorare la propria posizione, magari all'interno, di una relazione, di una situazione o anche solo più semplicemente a livello personale, okay? Abbiamo un 7 di coppe e un 7 di pentacoli. Avete un sacco di pentacoli in questa lettura, devo dire. Il 7 di coppe, allora potrebbe parlare di quelle che sono le possibilità che in questo momento non riuscite a vedere, okay, quindi magari, questo appeso vi serve proprio come, diciamo, momento, come periodo meditativo per cercare di capire, appunto quali sono le varie possibilità che avete, che cosa potete fare, come vi potete comportare in questa situazione o in questa relazione, quali sono le possibili mosse, diciamo. Ancora una carta per piacere, grazie. Seguiamo poi con il 7 di pentacoli. Il 7 di pentacoli, è una carta comunque che più o meno ha la stessa energia, dell'appeso, quindi, si parla di pazienza, si parla di, aspettare un attimo, si parla di prendere le cose con calma, di fare un passo alla volta, okay, quindi sento che per certi versi è il caso comunque di stare fermi, di non fare grossi movimenti in avanti, mh? Il 9 di bastoni mi parla di quello che è una sorta di paura che potreste avere, magari proprio nel muovervi, ma io sento che con questo, fante di spade c'è proprio quello che è una sorta di, ehm, come vi posso dire, di studio sì, può anche essere uno studio sui libri,
per qualcuno, però sento proprio che è un osservare la situazione, valutare, lo dice anche l'appeso, no, vi dà modo di vedere le cose da un altro punto di vista. E in questo momento è un po' quello che state cercando di fare, quello che state cercando, ehm, di capire in questo momento. Il 9 di bastoni fa anche riferimento a quello che sono le energie, diciamo, di difesa, difensive, come se qui qualcuno stesse cercando di capire come difendersi. E poi abbiamo come carta finale il 10 di spade al rovescio. Quindi sento che è il caso per qualcuno di chiudere un ciclo, ma giustamente essendo ancora nell'energia dell'appeso, questa chiusura ancora non si fa, questo ciclo ancora non si chiude. Si è vicino a quello che è la fine, se vogliamo, di questa sofferenza, di questa, mi verrebbe da dire, precarietà. Mh? Allora, è una stesa d'amore o comunque a livello emotivo, quindi, riguarda quello che è il movimento energetico a livello, appunto, emozionale, però sento che per qualcuno questo movimento energetico fa riferimento anche al lavoro. Per qualcuno potrebbe essere che si lavori, insomma, con quello che è il vostro partner, o la vostra partner. Diversamente, per qualcun altro potrebbe essere che la vostra stabilità emotiva, la vostra serenità, diciamo, anche emotiva, nel caso non aveste nessuno, non aveste una relazione, comunque, questa vostra serenità, dipendesse anche dal fatto di avere comunque una sicurezza a livello economico, una base che vi possa aiutare. Andiamo a vedere l'otto, grazie. Guardate, il carro e la torre. Allora, l'otto di, pentacoli, spiegato dal carro contrario e dalla torre, mi fa proprio capire che per qualcuno si è, diciamo così, rotto quello che poteva essere una direzione di lavoro. Allora, ripeto, è una stesa a livello emotivo, però io qui sento che qualcuno stava cercando di dare un certo tipo di direzione facendo un lavoro, okay, stava cercando di dare un certo tipo di direzione a questa relazione, a questa situazione, ma a quanto pare non è andata bene, perché comunque c'è questa torre, qui qualche cosa è cascato, qualche tipo di sicurezza, qualche tipo di base, potrebbe anche essere proprio a livello economico, è venuta a mancare. Andiamo a vedere il 2 di grazie, abbiamo un asso di pentacoli, abbiamo un cavaliere di denari al contrario, scusate, un fante di denari al contrario e qui abbiamo un 5 di spade. Allora, quello che sento io che non si vedono, okay. Quello che sento io è che, si sta cercando in qualche modo di trovare una nuova, stabilità, una nuova un nuovo modo, se vogliamo, di vivere la relazione, un nuovo modo di darsi, un nuovo modo di confrontarsi anche, mi verrebbe da dire, mh? Andiamo a vedere la principessa di spade per piacere, grazie. Abbiamo un 10 di coppe al contrario e un 10, 2 10. Quindi, sento che per certi versi c'è bisogno di chiudere questo ciclo. Il 10, ce l'avevate anche qui, è un 11 di spade. Sento che per qualche verso c'è bisogno di lasciarsi indietro quello che è, se vogliamo, il lato romantico di un qualche tipo di questione e bisogna lasciarsi semplicemente indietro quelle che sono le aspettative o quelle che sono i pesi, inerente a questo perché comunque il fante di spade mi parla di quello che è un'immaturità a livello mentale, quindi potrebbe far riferimento, se avete qualcuno, alla vostra persona di interesse dove magari, voi vorreste appunto che fosse un po' più matura, ehm, un po' più responsabile mi verrebbe da dire, okay, oppure potrebbe proprio far riferimento al fatto che vorreste perché comunque c'è un 10 di bastoni, qualcuno si vuole togliere dalla testa questa persona, o comunque vorrebbe togliersi di dosso i pesi creati da questa persona. Ricordiamoci che qua avete una torre, quindi un qualche tipo di crollo dell'ego sicuramente c'è stato. Allora andiamo a vedere il 7 di coppe per piacere, grazie. È, letteralmente volata una carta, la recupero, vediamo che carta è. È un'imperatrice. Quindi qui qualcuno sta cercando di creare qualcosa, no, è come se si stessero
studiando con questo appeso, se si stesse studiando la possibilità di creare qualcosa. Allora, per qualcuno abbiamo l'imperatrice e l'asso di coppe uno di fianco all'altro, io sento che per qualcuno è il desiderio di avere un figlio, e probabilmente vedendola così, questa zona, sento che questa parte qui è, un po' come vi posso dire, vi piacerebbe iniziare un qualche cosa di più concreto con questa persona, ma in realtà non la sentite poi così stabile, anzi forse è una persona che è un po' immatura e ancora magari tanto alla famiglia non ci pensa. Oppure, se non fosse questo il vostro caso, potrebbe essere che avete voglia di creare comunque un qualche cosa di nuovo con questo tipo di persona, vorreste avere delle possibilità. Ripeto, potrebbe essere un progetto di lavoro, visto che comunque abbiamo l'8 di pentacoli qui, abbiamo un 2 di pentacoli qui, sento che il 7, sento che per qualcuno potrebbe proprio far riferimento a quello che è un lavoro di coppia, quindi un lavoro magari con una persona. O magari mi dicono che potrebbe essere qualcuno nel luogo di lavoro vostro. Allora, andiamo a vedere il 7 di, pentacoli per piacere, grazie. Allora, il 7 di pentacoli è spiegato dall'imperatore e, da un cavaliere di spade al contrario. Sento che le carte qui vi dicono: state tranquilli, rimanete seduti, stabili, fermi, continuate a fare il tipo di lavoro costante che stavate facendo prima, voi non vi preoccupate, aspettate, ehm, senza impulso, perché comunque senza arroganza, senza questa brama di avere tutto e subito, no, un po', perché comunque il cavaliere di spade è girato al contrario, quindi mi parla di quello che è uno stare tranquilli proprio, che è in fondo la carta del 7 di denari. Vi dice appunto di star tranquilli, di rimanere fermi e pacati fondamentalmente, senza colpi di testa diciamo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni per piacere, grazie. Abbiamo la forza e il 6 di bastoni. Sento che dovete imparare a dire di no per certi versi. Il 9 di bastoni fa riferimento al mettere i paletti, al mettere le difese, e la forza è proprio la forza di volontà di stabilire quelle che sono le proprie vittorie, se vogliamo, no, di cioè, diventa proprio una lotta del tipo: "Fammi entrare". "No, tu qui non entro". "Dai ti prego fa". "No, non no, 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 no", fin quando la si vince. 10 di spade al contrario. Sì, perché comunque un altro, diciamo così, risvolto di questa lettura potrebbe, di questa zona, diciamo, della lettura, potrebbe essere che comunque vi siete anche stufati e che, vorreste star bene, okay, quindi magari certi tipi di dinamiche, tutta questa sofferenza di cui comunque mi parla anche la torre, probabilmente vi ha anche un po' stufato. Allora, il 10 di spade al contrario è spiegato da un re di pentacoli al contrario, dall'appeso al contrario, ce l'avevate già anche qui, e dal 5 di pentacoli al contrario. Sì, bisogna, io credo che questo ciclo debba, mhmm, allora, perché iniziamo con dei pentacoli e finiamo con dei pentacoli, okay? Quindi quello che sento io è che c'è un qualche tipo di situazione economica legata a questa faccenda. Io credo che c'è qualcuno che sa che se dovesse andarsene ci perde del denaro, una cosa del genere, o perde quello che è un flusso di denaro. Per qualcuno fa riferimento a quello che è una casa, okay, però sento che, insomma, c'è bisogno di ritrovare quello che è la vostra stabilità, eh. C'è bisogno così di, io non credo, cioè, qui il discorso è: imparate a mettere i paletti, imparate a trovare la vostra forza di volontà, e mi verrebbe da aggiungere: imparate a trovare il vostro asso di denaro, il vostro flusso di ingressi. Sì, c'è qualche cosa qui per quello che riguarda una situazione nuova che si vorrebbe, ma non si sa.
Quindi le carte un po' vi dicono anche qui con il 7 di pentacoli di aspettare un attimo prima di muoversi nel senso della chiusura del ciclo. Anche se comunque ho poi l'appeso al contrario alla fine, quindi parla di quello che è uno sblocco. Va bene, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like, potete condividere, potete commentare e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Allora abbiamo in viaggio e l'outsider. Allora quello che sento è che, allora abbiamo un 8 di bastoni, okay, e un 5 di denari. Il 5 di denari ce l'avevate già qui, okay, è questa carta qui. 5 di denari parla di solito di perdite proprio monetarie, oppure può anche far riferimento molte volte a quello che è la codipendenza, quello che è il fatto di sentirsi appunto, diciamo così, in gabbia, ma in realtà, è una gabbia fittizia, una gabbia volontaria, un po' come se fosse, diciamo così, l'arcano minore del diavolo, no, nel senso che comunque, non so se si vede, il lucchetto qui è aperto. In realtà basterebbe, toglierlo e sciogliere la catena e il cancello si aprirebbe. Quindi, sento che non siete consapevoli di quello che sono le vostre gabbie interiori, di quelle che sono anche le credenze limitanti, di quello che è la vostra codipendenza. È come se non foste, ancora coscienti del tipo di dinamiche che avete all'interno di questa relazione o delle relazioni in generale, okay, perché comunque qui ci sono anche degli alti e bassi. C'è confusione mentale, okay, c'è quello che è il 7 di coppe, che per certi versi sono le possibilità, per altri versi può rappresentare quelle che sono le illusioni, Quindi quello che sì, non come vi posso dire, non siete consapevoli delle dinamiche in cui rientrate, mentre la carta del viaggio è un 8 di bastoni, come vi dicevo prima, è una carta di forte energia, è una carta di passione, una carta di fuoco e sento che, ehm, sentite la necessità di fare questo tipo di viaggio, che poi sia un viaggio di tipo interiore, che sia un viaggio fisico di tipo esteriore, che sia un viaggio culturale, vedetelo come volete, ma è ora di fare quel salto. È ora di, iniziare a percorrere un certo tipo di vita, è ora di iniziare a trovare il vostro asso di denari, il vostro nuovo inizio. Andiamo a vedere okay, allora, qui abbiamo cassette. Ecco, vedete? Parla di pensieri obsoleti, parla di condizionamenti, del ripetersi di eventi nella vostra testa. Quindi è un po' come se ci fosse questa energia, sì, di 8 di spade mi verrebbe da dire, quindi di continuo pensiero mentale, quindi di come vi posso dire, pensieri autoboicottanti, pensieri tossici, sono quei pensieri circolari che continuano a essere nella vostra mente, non trovano mai risposte, più vi fate questi tipi di pensieri e più trovate altri nuovi domande e dubbi. Quindi è come se doveste iniziate a meditare placa molto la mente, o disegnate se vi fa star bene disegnare, cioè ascoltate musica, cercate di rilassare quello che è il movimento mentale, okay, perché qui avete anche un 5 di spade, è molto presente il movimento mentale. Bene, andiamo okay. Allora, un ultimo messaggio per gli amici del cancro. Dice: "Ri State tranquilli, i vostri sogni e le vostre visioni, arriveranno ad essere usufruibili, arriveranno ad essere tangibili, insomma." Bene, amici del cancro, periodo interessante. Io spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.